Ciao a tutti, io sono Sara e benvenuti nel mio canale. Finalmente siamo quasi vicini al Natale e ho deciso di realizzare una miniserie di video pensati per darvi delle idee per realizzare dei bellissimi regalini di Natale fai da te. Ci saranno 3 video che usciranno nelle settimane di dicembre dove vi mostrerò in ognuno un'idea di regalo fai da te, semplice ma carina e che potete realizzare tranquillamente anche se siete dei principianti nel cucito. E alla fine ci sarà anche un video bonus in cui vi mostrerò come potete personalizzare e rendere originali e unici i vostri pacchetti regalo. Se non lo avete ancora fatto vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella, non costa nulla e in questo modo potrete sostenere il canale e non perdervi tutti i prossimi video. Nel video di oggi vi mostro come realizzare una custodia per computer fai da te. Questa custodia può tranquillamente essere adattata a qualsiasi PC portatile o tablet. Senza problemi, basta prendere le giuste misure. Di solito i PC portatili hanno una dimensione che può essere di 13, 15 o 17 pollici. Nel video di oggi io la realizzerò per un portatile di 13 pollici, ma non vi preoccupate se il vostro PC ha un'altra dimensione, vi lascio comunque sotto in descrizione a questo video tutte le misure della stoffa da tagliare di cui avete bisogno, anche se il vostro PC ha misure diverse. Per realizzare questa custodia per computer avrete bisogno di un tessuto esterno e di un tessuto per foderare. Sotto nella descrizione del video vi lascio il link a vari materiali utili per realizzarla, quindi non dimenticate di darci un occhio. Io come tessuto esterno ho scelto una pellicetta sintetica ma molto morbida, rosa pastello, che riciclo da un plaid che si è rotto e per foderare uso un cotone bianco. Vi servirà anche dell'ovatta fina per rendere un po' più imbottita la custodia o in alternativa, se non la trovate, potete anche usare il panno Lenci che ha comunque uno spessore simile. Vi servirà anche una zip normale, io l'ho presa di 35 cm per un PC da 13 pollici e fili in tono ai 2 tessuti. Inizio tagliando l'ovatta, metto il tessuto in doppio e posiziono il PC sopra. Aggiungo 2,5 cm tutto attorno, anche 3,5 se avete un tessuto spesso tipo il mio, e tagliate così 2 rettangoli. Giusto per vostro riferimento, il mio PC è di 13 pollici e ho tagliato i rettangoli di 36 x 27 cm e mezzo. Con le stesse dimensioni ho tagliato poi anche 2 rettangoli nel tessuto che ho scelto per la fodera e 2 rettangoli dal tessuto esterno. Per iniziare ad assemblare la custodia, prendo un rettangolo di ovatta, metto sopra un rettangolo di tessuto esterno con il lato dritto rivolto verso l'alto, prendo la zip e la posiziono con il lato dritto rivolto verso il basso, la piazzo in cima e affilo dei rettangoli. Fate in modo che il gancio della zip sia piazzato dopo il centimetro di margine. Prendo poi uno dei rettangoli di fodera e lo piazzo sopra tutto quanto, con il lato dritto rivolto verso il basso e lo spillo in cima. Ora vado a cucire quassù il primo nastro della zip con i 3 strati di tessuto assieme e cucio a circa 3 mm dai ganci della zip. Date poi una bella stirata ai 2 tessuti nella parte vicina alla zip, in modo da appiattirli un po'. Ora ripeto più o meno lo stesso procedimento per i rettangoli mancanti. Prendo il secondo pezzo di ovatta, metto sopra il tessuto esterno con il dritto rivolto verso l'alto e poi prendo il pezzo che ho già cucito e lo metto sopra, allineandolo ai rettangoli, piazzandolo con la zip nella parte alta e rivolta verso il basso, esattamente come abbiamo fatto prima. Ora prendo l'ultimo pezzo di fodera e la metto allineata a tutto il resto, con il dritto verso il basso. Spillo assieme e cucio in cima il secondo nastro della zip con tutti gli strati assieme, sempre distante circa 3 mm dai ganci della zip. E ora dovreste avere una cosa come questa. Questo è l'interno e questo qui invece l'esterno. Date di nuovo una bella stirata su tutti i lati della zip.
Ora con una cucitura chiuderemo tutta la custodia. Prendete strato esterno ed ovatta e li mettete assieme da un lato e dall'altro lato mettete invece le due fodere assieme. Unite tutti gli strati con gli spilli e assicuratevi che la zip sia aperta. Cuciamo tutto attorno a 1 centimetro, lasciando però un'apertura di circa 10 centimetri nel lato lungo della fodera, che ci servirà a rigirare poi la custodia al dritto. E qui dove c'è la zip possiamo tranquillamente schiacciare i margini. Prima di rigirare al dritto la custodia dobbiamo rifilare tutti i margini portandoli a 5 mm e negli angoli dobbiamo tagliare stando vicini alla cucitura fatta. Dall'apertura rigiro tutta la custodia portando il lato dritto in fuori, dopodiché con una forbice da tessuti grande o un oggetto che abbia una punta ma non tagliente tiro bene in fuori gli angoli. Sconsiglio forbicine piccole perché rischierebbero di rompere la stoffa. Ora come ultima cosa facciamo una cucitura sul fondo della fodera a massimo 5 mm dal fondo, in modo da chiudere il pezzetto che avevamo lasciato aperto. Non ci resta che inserire la fodera dentro la custodia e il nostro regalo di Natale è pronto. Per il video di oggi è tutto, fatemi sapere se realizzerete questo carinissimo regalo di Natale e nel caso mandatemi le foto su Instagram che sarò felicissima di pubblicarle nelle stories del mio profilo. Se avete trovato questo video utile lasciate un mi piace e non perdetevi tutti i prossimi video di questa miniserie. Come dicevo prima ne uscirà uno a settimana da qui a Natale, quindi iscrivetevi al canale così vi arriverà una notifica non appena li pubblicherò. Bene, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!